Ciao e benvenuti! Oggi sfogliamo insieme Burda Easy 4 2022, quindi è il 4 uscito, il quarto uscito quest'anno. Andiamo subito a vedere cosa ci propone questa volta. In questa pagina abbiamo il cardigan incrociato, che è il modello 1B, un po' kimono, un po' felpa, ed è un cardigan con un grande potenziale. Qua c'è scritto: questo modello infatti è incrociato ed è stato realizzato in tessuto di felpa con nastro laterale da annodare, quindi abbiamo un nastro qui da annodare. Oltre ad essere un capo super confortevole, è anche un capo che si può abbinare con tantissimi look. In effetti è vero, perché lo possiamo indossare come la modella qui con un paio di pantaloni larghi, oppure con i jeans, oppure con un paio di pantaloni più stretti, oppure con una gonna, con una gonna a tubino, con una gonna lunga. Insomma, possiamo abbinarlo con tantissimi look. Mentre in questa pagina la versione che rimane più corta, infatti è una cropped, è un mini cardigan, quindi rimane più corto. È stato utilizzato come nastro, come chiusura, un nastro di un colore contrastante. Come puoi vedere è un colore che si sposa benissimo con uno dei motivi di questi bellissimi fiori, ed è il modello 1A, e ovviamente possiamo effettuare il nastro anche con lo stesso tessuto che utilizziamo per fare il cardigan. Però l'idea di utilizzare un tessuto diciamo diverso e in tinta con un motivo del tessuto, della stoffa, è veramente un'idea che mi piace molto. Mentre l'altra variante è la 1C ed è il cardigan che rimane lungo, ed è quello che io preferisco di più. Quando ero più piccola preferivo tutto quello che era corto, mi piaceva indossare tutti le maglie, i cardigan, tutto quello che era corto. Con l'età si è allungata anche la lunghezza dei capi. Vabbè, l'1C quindi è lunga oltre i fianchi ed è proposta in un jersey jacquard che esalta la linea delle spalle scese e la profonda scollatura a punta. Ovviamente noi possiamo indossare sotto anche una maglia, magari una canottierina in tinta, oppure magari in questo caso per esempio ci starebbe bene anche bianca, se magari vogliamo coprire questa scollatura prosperosa, ecco. Questa è un'idea che ti do sul momento. E il nastro che è stato utilizzato è un nastro canneté. Come vedi, anche in questo caso è un nastro che non è in tinta con il tessuto che è stato utilizzato, ma è un nastro in contrasto, con un tessuto con un colore in contrasto, però veramente molto carino. E queste sono le tre varianti, la 1A, la 1B e la 1C. Come vediamo, quello che cambia è la lunghezza. I tessuti consigliati sono i tessuti morbidi e fluenti o maglina, tessuto felpato o jersey jacquard. Qui come sempre abbiamo tutte le spiegazioni passo passo su come confezionare questo capo. E qui abbiamo un top che io mi sono fatta quando ero piccolina, più piccola, e ho fatto tantissime perché era un modello che mi piaceva moltissimo e mi stava anche particolarmente bene. Perché? Perché come puoi vedere anche dalla modella, la modella ha le spalle molto ampie, molto larghe, e io ho le spalle molto larghe, quindi questo è un modello che starà soprattutto bene a chi ha le spalle larghe. Lo scollo è all'americana e come tessuti sono consigliati tessuti leggeri, freschi, da cucire in un battibaleno. È vero, perché ci vuole veramente poca stoffa e poco tempo. Fammi sapere nei commenti se sei interessato a vedere il tutorial. Io quest'estate non farò tutorial, però magari qualche semplice tutorial veloce tipo questo potrei anche farlo. Comunque, se tu vuoi vedere il tutorial, in ogni caso su Burda Style Italia puoi trovare il video tutorial, quindi non c'è bisogno che te lo faccia io. E questo è il 2B, scolla all'americana come abbiamo detto prima, abbinamenti giusti per questo top che è stato realizzato in seta, ed è un capo che puoi indossare sia il giorno che la sera, ed è facile da indossare, ha lo scollo all'americana ed è un elastico inserito sul dietro che assicura un'ottima vestibilità. Assolutamente, veramente bellissimo. E qui abbiamo invece il 2C, quindi la variante che mi piacerebbe fare,
che rimane lunga, come possiamo vedere. Top lungo, scollo sempre all'americana, ed è stato realizzato in crepe fantasia pastello con questi colori bellissimi, una stoffa meravigliosa, e anche questo è molto elegante come tessuto, molto sobrio, molto chic, lo ritengo veramente molto molto bello. Poi mi piacciono molto queste tonalità di colore tra il rosa, rosa cipria, questo celeste molto chiaro, veramente questo giallo delicato, è veramente deliziosa. La possiamo vedere anche qui. Puoi confezionare con lo stesso tessuto una cintura da annodare. Infatti a me piacerebbe creare una cintura da annodare, anche se ho molte cinture molto carine che si possono utilizzare anche per evidenziare il punto vita di abiti, magliette, top e via dicendo. Comunque secondo me questa è un'idea molto molto sobria e carina. Oppure volendo si può indossare anche senza cintura. Mentre qui abbiamo un'altra variante, la variante 2A, che è, come possiamo vedere, corto, quindi il crop top, che è la versione diciamo più sbarazzina, più da ragazzina, più da giovine, beate voi. In questo caso il nastro rimane lungo, io lo preferisco così, il nastro lungo da annodare, in modo tale che possiamo sistemare la maglia un po' come vogliamo. In altro caso invece dobbiamo prendere le misure e aggiungere questo, possiamo fare un bel fiocco per esempio, quindi decora ancora di più il nostro top. Io lo preferisco, ed è stato realizzato in voile di cotone biologico. Sono le 3 varianti e sono la 2A, la 2B e la 2C. I tessuti che consigliati sono leggeri per camicette, voile di cotone, seta o crespo di poliestere. Il mio preferito è questo modello qui, quindi il modello che rimane più lungo, con la fascia da annodare dietro il collo, al collo, di questo modello qui, quindi un po' un mix. A te quale ti piace di più? Scrivimelo nei commenti. E queste sono tutte le spiegazioni su come realizzarlo. Come ogni volta, se stai iniziando a cucire, compra Burda Style, perché veramente è un giornale che ti dà la possibilità di poter seguire uno schema illustrato per poter iniziare a cucire. E io ho iniziato a cucire così, da autodidatta, grazie a questi numeri di Burda che si chiamavano in un altro modo, però io ho iniziato così. Quindi in questa pagina c'è un altro modello che mi piacerebbe tantissimo fare, perché è una sorta di tubino. Abbiamo in questa versione 3A, che è un mini abito, quindi le maniche sono tagliate unite, l'elastico in vita, e poi ha una particolarità sul dietro che poi andiamo a vedere, che è regolabile con un cordoncino inserito nella coulisse, ed è stato realizzato in cotone biologico. Questa è la versione 3B, che rimane più lunga come puoi vedere, però andiamo a vedere il particolare del dietro. Come vedi, nel dietro c'è una specie di ovale che è regolabile con l'elastico. Io non lo farei, cioè per me farei un modello classico così lungo, anche più lungo, e normale, tutto dritto. Quindi lo farei così, un pochettino più lungo, però tutto uguale, cioè sia davanti che dietro, senza oblò. Ecco, quindi il modello che stiamo guardando adesso è il 3B, che è l'abito corto ma non mini, ed è stato realizzato in un cotone Popelin. Ti ho parlato del Popelin in un mio video recente. Comunque vai a vedere i corsi di cucito che ho fatto in questo canale, corsi di cucito sui tessuti, e ti ho spiegato come cucire il Popelin. Ti ho parlato anche della storia un po' del Popelin, ma soprattutto la parte più importante è quale usare, che tipo di punto, come rifinirlo e via dicendo. E qui abbiamo un modello che a me piace tantissimo, ed è la variante 3C, uguale a quello che abbiamo visto precedentemente, solo che ha una bellissima balza che gli dà proprio che lo rende romantico. Mi piacerebbe fare questo modello qua, questa variante, e anche quella un pochettino più lunga, però dritta per tutti i giorni. Ovviamente a seconda del tessuto che utilizziamo, quindi del colore, della fantasia, può essere utilizzato, può essere indossato, può essere sfoggiato
in occasioni diverse ed è stato realizzato in Lyocell. Queste sono le 3 varianti, la 3A, la 3B e la 3C, e quindi come vediamo abbiamo il modello a minigonna, il modello un pochettino più lungo e il modello con la balza. Quale ti piace di più rispetto a questi? A me piace questo e questo qui, per me, su di me ovviamente, leggermente più lungo questo, ma dovuto alla mia età, quindi non ascoltatemi, da giovanissime non ascoltatemi, è una questione solo di pudore e di buon gusto non far vedere le mie ginocchia. E questo invece rimane più lungo con la balza, che mi piace tantissimo. I tessuti che consiglia Burda sono tessuti leggeri per abiti, cotone o viscosa, tessuto di cotone, poplin di cotone o Lyocell. E queste sono tutte le spiegazioni per poterlo realizzare. In questa pagina invece abbiamo questa minigonna, che questo è il modello 4A, è una minigonna estiva che è stata realizzata in un tessuto di jersey. Ha uno spacchetto laterale e una piega obliqua sul davanti fermata con 2 bottoni automatici. Non è una gonna portafoglio, ma è una gonna che rimane un po' asimmetrica ed è fermata qui da un bottone. Ideale per le giovanissime, chi ha delle belle gambe. Mentre in questo caso abbiamo questo bellissimo tessuto, a me piacciono tanto questi tessuti con i fiori, ed è la variante 4B, la gonna al ginocchio, quindi più discreta, quindi più lunga, più adatta diciamo a chi non ha più le gambe da mostrare o a chi vuole utilizzare questo modello per un'occasione più sobria. Rimane aderente, lunga fino al ginocchio ed è confezionata con un elegante tessuto in jersey di cotone, quindi il tessuto che ci consiglia è il tessuto di jersey di cotone. Questa invece è la versione 4C, che è una versione, come possiamo vedere, che rimane bella lunga, una gonna midi ed è veramente molto carina, adatta diciamo a varie occasioni, per andare al mare, per andare a fare la spesa, per fare una passeggiata, per una cena. Ovviamente dipende anche dal tessuto che utilizziamo, come dico sempre. Qui abbiamo le 3 varianti, la 4A, la 4B e la 4C, e i tessuti che ci consiglia sono, come abbiamo detto, il jersey estensibile, il jersey di cotone, il jersey di cotone con elastan e il jersey di viscosa. Sul jersey lo stesso ti ho fatto un video su come confezionarlo, che tipo di punto utilizzare della tua macchina per cucire, che tipo di filato e che tipo di ago. Qua abbiamo tutta la spiegazione e qui abbiamo un altro modello che è le camicie protagoniste ed è la 5A che vediamo qui, ed è una camicia corta, rimane corta, dalla linea leggermente squadrata, ideale per i pantaloni a vita alta con un piccolo collo piatto e maniche a kimono, ed è stata realizzata in lino. L'altra variante è la 5B, camicia con maniche a 3/4, quindi qua le maniche si allungano ed è stata anche questa realizzata in lino ed è ideale sia per abbinamenti casual sia per abbinamenti eleganti. Chiaramente qui abbiamo un esempio di un abbinamento molto sportivo, quindi con dei pantaloni tagliati a metà gamba, ed è stato realizzato in lino biologico. L'altro modello è il 5C. Come vediamo la camicia si allunga non solo per quanto riguarda le maniche ma anche la lunghezza, ed è stata realizzata in mussola. Grazie appunto a questa, al fatto che è così lunga, questo si presta ad un'ampia interpretazione, quindi un'ampia possibilità di outfit anche tra le più sportive e vacanziere, sia sportive che più eleganti, ed è stato realizzato in mussola biologica. Qui abbiamo i 3 modelli 5A, 5B e 5C. I tessuti consigliati quindi sono tessuti leggeri per camicette, lino, mussola di cotone. Qui abbiamo tutta la spiegazione ed eccola qui, e qua c'è un consiglio extra per realizzare gli occhielli perfetti, quindi dei consigli. Abbiamo sfogliato insieme Burda Easy. Fammi sapere se ti è piaciuto, quali sono i capi che ti sono piaciuti di più, quali vorrai realizzare e se comprerai questa rivista, che la trovi in edicola a 6,90 € sia in edicola che nei centri commerciali, ma la puoi acquistare anche su internet nel sito di Burda. Fammi sapere anche se sei alle prime armi con il cucito, così in modo tale che ci conosciamo un po' meglio, in modo tale che capisco a che livello più o meno siete voi che commentate di sartoria sartoriale. Sicuramente chi segue i canali YouTube iniziando a cucire, sono persone che magari vogliono imparare delle nuove tecniche, quelli che hanno seguito un corso di cucito oppure vogliono imparare da soli il cucito, e fammi sapere tu a che
a quale categoria appartieni, perché sono molto curiosa. Se non sei iscritto al mio canale, iscriviti al mio canale, clicca sulla campanella perché così verrai aggiornato su tutti i nuovi video che verranno caricati nel canale, e mettimi un bel like e lasciami un commentino qua sotto, anche per un cuoricino, una stellina, quello che vuoi, un bacino, in modo tale che mi fai sapere che sei passato o sei passata e mi tieni compagnia, almeno non mi sento tanto sola, perché a volte vedo magari tante persone che guardano i miei video ma pochissimi commenti, quindi ho detto: chi è che guarda i miei video? Cosa sono interessati riguardante il mio canale? Quindi sono molto curiosa, fammelo sapere nei commenti. Buon cucito sartoriale creativo, ma soprattutto terapeutico. Ciao e al prossimo video!